Qui su YouTube ci sono tantissimi video chiamati Capisco ma non parlo, quindi per esempio per gli studenti di italiano che capiscono quello che una persona sta dicendo ma non riescono a parlare. Però c'è un altro grande problema che è spesso ignorato. Infatti sono tantissimi gli studenti che magari leggono qualcosa, capiscono tutto, però se ascoltano un italiano parlare non capiscono niente. Allora vediamo come risolvere questo problema nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi voglio darti alcuni consigli molto utili per aiutarti a capire meglio l'italiano quando stai ascoltando una persona che parla in italiano. Magari se tu leggi qualcosa è facile, capisci tutto, ma se ascolti soltanto diventa più difficile. Non ti preoccupare, questo è un problema estremamente comune tra le persone che imparano una nuova lingua e oggi ti darò alcuni consigli per migliorare in questo specifico aspetto. Prima di tutto dobbiamo dire una cosa: leggere è ovviamente più facile per diversi motivi. Il primo motivo per cui è più facile è perché ovviamente se leggiamo abbiamo tutto il tempo del mondo per capire quello che stiamo leggendo. Se non abbiamo ben capito una frase possiamo leggerla una seconda, una terza volta. Quindi abbiamo tempo per pensare e ovviamente questo quando ascoltiamo qualcuno che parla non succede. Non abbiamo tempo per pensare, dobbiamo essere veloci. Poi ovviamente leggere è anche più facile perché se per esempio c'è una parola che non capiamo nella lettura, forse possiamo immaginare il suo significato dal contesto, oppure possiamo anche vedere delle similitudini con la nostra lingua madre. Quindi vediamo quella parola scritta che è molto simile a una parola nella nostra lingua e possiamo immaginarne il significato. Quando invece stiamo ascoltando, spesso il nostro cervello tende a ignorare le parole che non conosciamo. O forse dato che non abbiamo mai sentito quella parola, proprio non riusciamo a capire che cosa è stato detto, non riusciamo a capire come è scritta quella parola, perché non siamo abituati ai suoni di quella parola. Quindi ecco perché ovviamente ascoltare è molto più difficile che leggere. Poi bisogna considerare anche un'altra cosa molto importante: la lettura è sempre uguale. Chiaramente tu puoi leggere un testo facile, medio, difficile o molto difficile, però quella è l'unica difficoltà, la difficoltà del testo. Quando invece ascoltiamo una persona che parla, certo questa persona può parlare in modo facile, in modo difficile, ma non è l'unica difficoltà. Ci sono altre difficoltà molto importanti, come la velocità con cui la persona parla e anche il suo accento. Quindi capisci che ovviamente leggere è molto più facile. E quando stiamo imparando una lingua, sviluppare prima le capacità di comprensione della lettura è normale. Impareremo molto prima a capire quello che stiamo leggendo rispetto a quello che stiamo ascoltando. Poi ovviamente questo dipende anche dalla tua lingua madre. Se parli una lingua come lo spagnolo, il portoghese, il francese, per te capire l'italiano parlato sarà molto più facile rispetto a una persona che parla l'inglese, il tedesco o una lingua asiatica. Spesso infatti, per esempio, le persone che parlano spagnolo hanno il problema del capisco ma non parlo, cioè capisco tutto quello che mi stai dicendo, però non riesco a parlare, o se parlo uso tantissime parole spagnole. Invece altri studenti come gli anglofoni, le persone che parlano inglese, hanno quest'altro problema: se leggo capisco, riesco anche un po' a parlare, però non riesco a capire quello che le persone dicono. È totalmente normale.
E come facciamo a migliorare le nostre capacità di ascolto? Beh, prima di tutto l'ascolto è fondamentale, perché se non capisci quello che le persone ti dicono, non puoi avere una conversazione, non puoi parlare con un'altra persona. Quindi devi seguire questi consigli. Il primo consiglio che voglio darti è questo: ascoltare la stessa cosa tante volte. Questo è molto importante, perché se tu ascolti una cosa tante volte, riuscirai ogni volta a capire qualcosina in più. Per esempio, prendi un podcast appropriato al tuo livello. Mi raccomando, non ascoltare qualcosa di troppo difficile o sarà frustrante. Per esempio, se vai sul mio sito www.teacherstefano.com/podcast, puoi vedere tutte le puntate del mio podcast e scegliere quella più adatta al tuo livello. Ora, non ascoltare una puntata del podcast solo una volta. Ascoltala 2, 3, 4 volte, anche perché le puntate non sono così lunghe. In questo modo, più ascolti e più il tuo orecchio si abituerà a capire le parole, a dividere le frasi in parole, perché spesso quando abbiamo problemi a capire, quello che succede è che quando io dico per esempio una frase, non riesci a dividere le parole, capire quali sono le parole della frase, ma sembra tutto un unico suono confuso. Beh, tu più ascolti, soprattutto se ascolti la stessa cosa, e più riuscirai a individuare le singole parole di una frase e ogni volta capirai qualcosa in più. Quindi è tutta una questione di abitudine. Lo so, magari ascoltare la stessa cosa tante volte può essere noioso, ma è molto utile. Poi parliamo dei sottotitoli o di trascrizioni. Questi due strumenti sono molto utili. Io, per esempio, offro le trascrizioni dei miei podcast o su tutti i miei video YouTube ci sono i sottotitoli. Ma attenzione, non abusare di questi strumenti. Secondo me è molto importante averli, è fondamentale, ma non usarli come prima cosa. Se stai guardando un video su YouTube o ascoltando un podcast, per prima cosa ascolta senza sottotitoli e senza trascrizioni. La seconda volta forse o la terza volta, allora usa i sottotitoli o le trascrizioni. In questo modo tu hai già allenato tanto il tuo orecchio a capire il senso generale del video o del podcast. E poi con i sottotitoli o le trascrizioni puoi integrare le cose che non hai ben capito. Quindi se ti mancava una parola, hai perso una frase, grazie ai sottotitoli puoi recuperare quella frase, quella parola. Però non usare sempre i sottotitoli o le trascrizioni subito, prima di ascoltare, perché quello che succederà poi è che il tuo orecchio diventerà pigro. Ricorda che noi esseri umani abbiamo la vista più sviluppata rispetto alle orecchie. Quindi se abbiamo davanti a noi una cosa da ascoltare e una cosa da leggere, il nostro cervello preferirà la lettura, preferirà vedere con gli occhi, leggere piuttosto che ascoltare. Quindi se tu ascolti sempre l'italiano con il testo scritto, il tuo orecchio diventerà pigro e noi non vogliamo questo. Quindi ascolta, usa i sottotitoli e le trascrizioni, ma dopo la seconda, la terza volta. Ora attenzione alla difficoltà. Questo è molto importante perché spesso i miei studenti mi dicono io non capisco l'italiano, le persone parlano e non riesco a capire. Poi chiedo, ma qual è il tuo livello? Più o meno A2. E che cosa stavi guardando che non riuscivi a capire? Gomorra. Allora, prima di tutto, Gomorra è una serie TV italiana in dialetto napoletano. Quindi, ovvio che non capisci perché non è neanche italiano. Ma se hai un livello A2, guardare una serie TV non sarà facile.
Ci sono le serie TV più facili che puoi capire anche col livello A2 e ti lascio un video qui sotto in descrizione che ho fatto sul mio canale dove ti consiglio delle serie TV in base al tuo livello. Però in generale tu non devi scegliere delle cose troppo difficili perché è ovvio che non le capirai e diventerà anche frustrante. Ti scoraggerai e tu non vuoi scoraggiarti. Quindi devi ascoltare delle cose che vanno bene per il tuo livello. E se non hai un livello alto in italiano, prima di passare a del materiale autentico per italiani, quindi film e serie TV in italiano, usa il materiale per studenti di italiano, come il mio materiale o quello di tanti altri professori. Per esempio, ti ho menzionato il mio podcast, oppure posso anche parlarti dei miei corsi. Infatti, nei miei corsi troverai degli esercizi di ascolto che sono pensati appositamente per il livello di uno studente e quindi contengono la grammatica giusta, il vocabolario giusto, la velocità giusta per ogni studente. E se sei interessato ai miei corsi ti lascio il link qui sotto in descrizione. Quindi non aspettarti di capire le persone che parlano alla radio 2 giorni dopo che inizi ad imparare l'italiano. È impossibile. Devi scegliere dei contenuti adatti al tuo livello. Un altro consiglio che voglio darti è: se non capisci una parola mentre stai ascoltando un italiano che parla, vai avanti, non fermarti, non smettere di ascoltare. Spesso succede che magari tu stai ascoltando una persona, c'è una parola che non capisci, ti concentri su quella parola e poi perdi tutto il resto. Questo è normale ed è molto difficile non farlo, però tu pensa così: non capisci una parola, non capisci una frase, ignorala subito, perché non hai tempo, devi andare avanti per capire quello che viene dopo. Quindi, se non capisci qualcosa, non fermarti. Di al tuo cervello: no, non devo fermarmi su questa parola, andiamo avanti. Così magari capirai il discorso generale, il senso generale di quello che ascolti, e se perdi qualche parola non fa niente. Poi, se quella era una parola chiave del discorso, lì è più difficile. Però potrebbe anche non essere una parola chiave. Insomma, ogni situazione è diversa, però cerca di non fermarti. E ora un altro consiglio che voglio darti, e questo è difficile, ma molto molto utile, è: trascrivi quello che senti. Stai ascoltando un podcast? Qualcuno che parla in televisione? Prova a scrivere su un pezzo di carta quello che senti. Chiaramente usa un materiale che puoi fermare, andare avanti, tornare indietro, però questo è molto utile perché sarai estremamente concentrato su quello che la persona sta dicendo e puoi trascrivere, quindi scrivere parola per parola quello che le persone dicono e davvero capire quanto capisci. È un esercizio utilissimo che ti aiuta anche a migliorare la tua ortografia. È molto molto difficile però, ma provaci, secondo me può essere divertente. Se vuoi ho un video sul mio canale in cui faccio proprio questo: io ti dico qualcosa e tu devi scrivere quello che senti. Secondo me è molto utile. Ti lascio il video come sempre qui sotto in descrizione. E adesso un altro consiglio fondamentale è parlare. Se parli con qualcuno, ovviamente dovrai ascoltare quello che la persona dice e quindi migliorerai anche nell'ascolto. Fare conversazione con altre persone è il modo perfetto per migliorare, perché puoi migliorare tutto: l'ascolto, a parlare, imparare nuove parole, imparare anche nuova grammatica, tutto. Ma l'ultima cosa, ed è davvero la più importante, è la costanza. Non puoi imparare l'italiano ascoltando 5 minuti di italiano una volta ogni 2 settimane. No, devi ascoltare l'italiano ogni giorno. Se proprio non ogni giorno, forse dal lunedì al venerdì, ma ascolta l'italiano il più possibile. Studia, ascolta, forse
anche 15-20 minuti al giorno, ma la costanza è fondamentale, perché è l'unico modo per migliorare. Benissimo, e tu che ne pensi? Anche tu hai questo problema? Cioè leggi ma non capisci quello che le persone dicono? Beh, se anche tu hai questo problema, fammelo sapere qui sotto nei commenti e magari suggerisci anche alle altre persone quali sono alcuni tuoi metodi per capire di più. Insomma, raccontami la tua esperienza di apprendimento e se hai trovato questo video utile per i tuoi studi in italiano, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo mi aiuta incredibilmente perché fa capire a YouTube che questo video è buono e quindi YouTube consiglierà questo video a tante altre persone. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così non perderai i video futuri. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!